Ciao a tutti e bentornati su Katie Mail, io sono Katie e come avrete visto dall'anteprima del video, oggi andremo a realizzare una nuova borsa, una maxi bag, ovvero il modello Barcellona. È un modello veramente particolare con questa lavorazione nuova che vi ho mostrato già in anteprima su Instagram. Ovviamente il modello ha anche la sua tracolla che ora ho rimosso, ma voi comunque l'avrete vista meglio nell'anteprima del video. È un progetto veramente molto semplice, alla portata soprattutto delle principianti perché la lavorazione della borsa di per sé è semplicissima, facile e veloce. Infatti ho semplificato la lavorazione della borsa proprio per renderla adatta soprattutto alle principianti, quindi ho utilizzato un punto base, ho giocato con il punto base per realizzare appunto una trama un po' particolare. I materiali utilizzati per questo progetto sono di Miranda Sol, trovate il link per il sito nel box informazioni qui in basso e vi dico che di questo kit ci sono disponibili diversi colori e trame che poi magari vi metterò qui sullo schermo, vi metterò le immagini dei vari kit che sono disponibili, cioè dei colori. In più per questo kit c'è già la fodera preconfezionata, ovvero potete richiedere la fodera già preconfezionata in aggiunta al kit. Cosa significa fodera preconfezionata? Ve la mostro, io non l'ho ancora foderata per mancanza di tempo, ma vi arriva la fodera già bella cucita e pronta, come potete vedere, fatta ovviamente su misura, perfetta, che voi dovete semplicemente andare a ovviamente rigirare i bordi in base all'altezza della borsa, l'applicate nella borsa, andate a cucire sul bordo e in più vi arriva la passamaneria che andate a mettere lungo il bordo della cucitura per nascondere tutte le cuciture un po' imperfette, cosa che farò sicuramente io perché non sono un asso nelle cuciture. Quindi questa ovviamente è la tracolla, ora ve la mostro, ma comunque l'avrete vista nell'anteprima, è regolabile e si aggancia direttamente agli agganci del manico. Comunque è un modello veramente molto particolare, quindi trovate tutte le informazioni nella descrizione in basso al video. Seguitemi su Instagram per non perdere tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare il modello Barcellona e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Il kit Barcellona è composto da una patella con la sua chiusura a girello e manico per poter indossare la borsa a spalla, tracolla regolabile, fondo rettangolare con piedini e due cinturini per una doppia chiusura. In aggiunta al kit potete richiedere anche la fodera preconfezionata, quindi già cucita, che dovete andare solo ad inserire all'interno della borsa insieme alla passamaneria per coprire le cuciture. Sullo schermo potrete vedere anche tutte le colorazioni disponibili per quanto riguarda il kit. Una rocca di cordino, avremo bisogno di un uncinetto numero 2,5 per la lavorazione del fondo e di un uncinetto numero 3 per la lavorazione del corpo borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo che lavoreremo in maniera molto semplice, ovvero andremo a lavorare semplicemente delle maglie basse all'interno dei fori. Come potete vedere io sul fondo ho dei fori molto ravvicinati e molto piccoli, quindi cosa andrò a fare? Lavorerò innanzitutto le maglie basse all'interno dei fori con un uncinetto numero 2,5 e poi passerò all'uncinetto che utilizzerò per lavorare tutto il corpo borsa. Quindi ora ci prendiamo il cordino, uncinetto 2,5, facciamo il cappio iniziale e ci lasciamo il filo sull'uncinetto in questo modo. Ci agganciamo in un foro qualsiasi del fondo, io mi aggancerò sul lato più corto così potrò mostrarvi sia il procedimento sui fori del fondo sia il procedimento che andremo a lavorare poi in ogni angolo. Quindi vado ad inserire l'uncinetto in uno dei fori, inserisco l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa.
Procederò lavorando una seconda maglia bassa nello stesso foro e questo procedimento lo ripeterò per ogni foro del fondo, eccetto nell'angolo. Quindi procedo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare al foro dell'angolo. In ogni foro d'angolo andiamo a lavorare 2 maglie basse, una catenella ed altre 2 maglie basse nello stesso foro. Dopodiché procediamo lavorando 2 maglie basse per ogni foro che ho sottostante fino ad arrivare al prossimo angolo dove andrò a ripetere lo stesso procedimento, ovvero 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse. Quindi questo aumento andrà ripetuto in ogni foro che si trova in ogni angolo, mentre per gli altri fori andremo a lavorare 2 maglie basse per ogni foro. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Ok, ho terminato il giro. A questo punto vado a prendere l'uncinetto che utilizzerò per il corpo borsa, che è il numero 3, e procedo lavorando in tondo ovviamente, ma vado a chiudere questo giro con una maglia bassissima nel primo punto che ho lavorato. Vado a prendere solo la metà catenella retro e chiudo a maglia bassissima. Dopodiché lavoro una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa e procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Quindi andrò a prendere solo la metà catenella retro di ogni punto in questo modo, lavorando una maglia bassa. Nel mio caso non sono necessari aumenti, se nel vostro caso fossero necessari potete farli tranquillamente negli angoli. Bene, ho terminato il giro, vado a chiudere con il punto invisibile, quindi inserisco l'uncinetto dal retro in avanti nel primo punto che ho, qui ho la catenella, prendo l'asola, la porto sul retro. A questo punto, siccome devo andare a lavorare un punto in costa retro, cosa faccio? Qui ho l'asola che ho portato sul retro, prendo solo metà, la metà che si trova verso l'interno, inserisco l'uncinetto nell'asola e tiro il filo in questo modo. Faccio una catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa in questo modo e quindi come procedo? Lavorerò sempre a maglia bassa, ma giocherò con la maglia bassa normale e la maglia bassa in costa retro per creare una trama. Quindi ho lavorato il primo punto in costa retro, lavorerò i prossimi 3 punti in costa retro, quindi per un totale di 4 maglie basse in costa retro.
in questo modo. Quindi abbiamo la prima che è sostituita dalla catenella e i 3 punti bassi lavorati in costa retro. A questo punto procedo lavorando 4 punti normali, quindi prendo tutta l'asola e lavoro una maglia bassa nei 4 punti successivi. 1, 2, 3 e 4. Dopodiché riprendo con la maglia bassa in costa retro, quindi vado a prendere solo l'asola retro e lavoro una maglia bassa in costa retro nei 4 punti successivi. 2, 3 e 4. Poi di nuovo 4 maglie basse normali, quindi prendendo tutta la catenella. 1, 2, 3 e 4 e si procede così per tutto il giro, quindi andremo ad alternare 4 maglie basse normali con 4 maglie basse in costa retro per tutto il giro. Ovviamente potete personalizzare secondo i vostri gusti la frequenza di maglie basse, quindi potete andare a diminuire in base ai vostri gusti e alla trama che volete ottenere. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. Bene, ho terminato il giro, a questo punto vado a chiudere sempre nello stesso modo, quindi con il punto invisibile inserisco l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto verso l'interno, vado ad inserire l'uncinetto solo nella metà asola, quindi in questo modo quella che si trova più verso l'interno. Inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo, faccio una catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa e procederò nello stesso modo del giro precedente, quindi dovrò seguire i punti che ho sottostanti. Quindi qui ho fatto la maglia bassa in costa retro, procedo lavorando una maglia bassa in costa retro anche nei 3 punti successivi, visto che in basso mi ritrovo le maglie basse in costa retro, quindi ho un totale di 4 maglie basse in costa retro. Ora ho 4 punti bassi normali, quindi procedo lavorando 4 punti bassi normali al di sopra. Prendo tutta la catenella e vado a lavorare la maglia bassa normale. Ora ho di nuovo la maglia bassa in costa retro, quindi procedo lavorando 4 maglie basse in costa retro, poi ho di nuovo 4 maglie basse normali e al di sopra vado a lavorare la maglia bassa normale. Quindi il procedimento è veramente super facile e veloce. Ovviamente se a voi piace un altro tipo di lavorazione potete utilizzarlo tranquillamente. Io sto lavorando questo punto veramente super semplice, alla portata di tutte, anche delle principianti, quindi si procede in questo modo per tutto il giro ed ovviamente anche per i giri successivi. Io vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io. Ovviamente la lavorazione resta la stessa, quindi andremo ad alternare 4 maglie basse in costa retro e 4 maglie basse normali per tutto il giro e per tutti i giri che trovate indicati qui. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere.
Bene, ho lavorato tutti i giri, ho lavorato in totale 43 giri ed ho raggiunto 23 cm di altezza. A questo punto vado a chiudere il tutto con un ultimo giro di punto bassissimo per rifinire il bordo. Quindi ho terminato in questo modo, vado a puntare l'uncinetto nella prima catenella che ho lavorato, inserisco proprio l'uncinetto all'interno e chiudo con maglia bassissima. Faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassissima, quindi salto il primo punto, vado nel successivo, punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima e procederò in questo modo per ogni punto sottostante. Terminato il giro, volendo potete fare anche un secondo giro di maglia bassissima, se preferite io mi fermerò qui, quindi vado a tagliare il filo e chiudo con asola di chiusura. A questo punto possiamo procedere con l'applicazione della patella. Quindi la cuciremo ovviamente sul retro della borsa e sul bordo. Possiamo scegliere di lavorare le maglie basse all'interno dei fori della patella e poi andarla a cucire sul bordo della borsa oppure andare direttamente a maglia bassissima a cucirla sul bordo della borsa, e sarà il metodo che utilizzerò io, molto più semplice, facile e veloce. Dunque, per prima cosa vado a piegare il fondo in questo modo, così ho anche un punto di riferimento. Lo piego in questo modo, piego per bene la borsa e posiziono la patella sul bordo perché devo prendermi le misure e centrarla per bene, quindi la posiziono sul bordo e vado a misurare sui laterali se ho la stessa misura. Quindi misuro, ho 5 cm da questo lato, ne ho 5 anche su quest'altro lato, quindi è centrata perfettamente. A questo punto posso utilizzare dei marcapunti e applicarli ovviamente per segnare sia da dove devo iniziare con la cucitura sia dove devo terminarla. Quindi me ne posiziono uno qui e un altro dove devo terminare la cucitura. Ovviamente sul bordo della borsa tolgo un attimino la patella e vado a fissare il filo. Cucirò a maglia bassissima come vi ho già detto, ma utilizzerò l'uncinetto numero 2,5 perché anche in questo caso, come sul fondo, i forellini sono un po' piccolini, quindi prendo l'uncinetto 2,5. Faccio il cappio iniziale. Non vado ad agganciarmi dove ho messo il marcapunti, ma nel punto prima. Inserisco l'uncinetto in questo modo, entro proprio all'interno della maglia. In questo modo inserisco l'uncinetto e vado a prendere il cappietto, lo porto fuori. A questo punto posso iniziare con la cucitura, quindi tolgo il marcapunti. Posiziono la patella e devo andare innanzitutto ad inserire l'uncinetto all'interno del foro, del primo foro che ho sulla patella. Successivamente devo entrare sul bordo della borsa, cerchiamo di fare un punto dritto, quindi di restare sempre sulla stessa riga. Io ora non vi riesco a mostrare alla perfezione, ma comunque cercate di andare dritto. Inseriamo l'uncinetto anche nel corpo borsa e andiamo a pescare il filo all'interno. Lo tiriamo fuori in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima. Procederemo in questo modo per ogni foro che abbiamo sulla patella, quindi ora inseriamo l'uncinetto nel foro successivo e ovviamente anche sul bordo della borsa. Peschiamo il filo, lo portiamo al di fuori e chiudiamo a maglia bassissima.
Procederemo così fino a cucire tutta la nostra padella. Ok, ho cucito anche l'ultimo punto, qui ho il marcapunti, lo vado a togliere, inserisco l'uncinetto e faccio un ultimo punto basso per bloccare il tutto. A questo punto cosa faccio? Taglio il filo e lo vado a bloccare per bene tra le maglie. Terminato questo primo passaggio, questo sarà il risultato provvisorio della nostra borsa. Inizia a prendere forma, ma non abbiamo terminato perché innanzitutto dobbiamo andare ad applicare il girello e le fascette di chiusura qui. Poi alla fine andremo a foderare. Quindi ora ci applichiamo le fascette innanzitutto. Quindi in modo molto semplice prenderemo il cordino che abbiamo utilizzato per la lavorazione della borsa e le andiamo ad agganciare proprio qui sui laterali. Quindi dobbiamo stabilirci il centro del lato corto regolandoci anche con il fondo. Quindi il centro del mio laterale si trova esattamente qui, quindi vado a posizionare un marker e non andrò a posizionarla proprio sul bordo ma leggermente più bassa in modo che si crei un bel soffitto. Utilizzerò un ago più piccolino perché i fori sono veramente molto piccoli. Andiamo a bloccare il filo all'interno della borsa e poi iniziamo a cucire. Stabiliamo a che altezza applicare il nostro cinturino. Io ho contato 11 righe, quindi vado a posizionare il mio cinturino ed inizio la cucitura. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più. Ho bloccato ovviamente il filo all'interno ed ora inizio a cucire. Basteranno un paio di passate ovviamente. Faccio uscire l'ago dal primo foro. Faccio una cucitura X, quindi ora vado ad inserire l'ago nel foro opposto. E poi vado a fare la seconda cucitura. In maniera molto semplice l'abbiamo cucito in questo modo. A questo punto blocchiamo il filo all'interno, ovviamente lo blocchiamo per bene e ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Una volta applicati i cinturini, a questo punto ci occupiamo del girello. Cosa facciamo? Andiamo a chiudere la nostra borsa, la chiudiamo perfettamente come andrebbe chiusa. Prendiamo il girello e lo andiamo ad inserire all'interno della sua fessura, chiudiamo, abbiamo le alette aperte, quindi cosa facciamo? Ovviamente io ho imbottito per bene la borsa in modo da avere la chiusura perfetta, quindi vado semplicemente a chiudere la mia borsa e faccio un po' di pressione in modo da far entrare le alette del girello all'interno del corpo borsa. Apro la patella e ho ottenuto quindi la posizione precisa dove devo andarla ad applicare. A questo punto non dovremo fare altro che andare ad inserire la griglietta all'interno e andare a piegare le alette in modo da fissarla. A questo punto non ci resta che andare a foderare la nostra borsa. Questo è un passaggio che io salterò, ma ci tengo a mostrarvi la fodera preconfezionata che troverete insieme al kit. Quindi insieme al kit avete la possibilità di ricevere a casa la fodera preconfezionata, quindi delle stesse dimensioni della borsa, che voi dovete solo andare a mettere ovviamente il dritto all'interno, ripiegare un po' i bordi in base all'altezza che avete ottenuto
inserirla all'interno della borsa e andare a cucire lungo il bordo. Insieme alla fodera riceverete anche la passamaneria, così una volta cucita tutta la fodera potete andare a rifinire il tutto con la passamaneria e non si noteranno le cuciture magari fatte un pochino male, cosa che succederebbe tranquillamente a me. E ovviamente lo farò successivamente per mancanza di tempo, sono veramente super piena. E un altro consiglio che voglio darvi: come potete vedere la borsa resta molto morbida, quindi magari prima di applicare la fodera potete prendere un foglio di feltro, regolarvi ovviamente con le dimensioni, e andate a creare questa sorta di pannello che cucite magari davanti e di dietro, lo lasciate libero, oppure crearvi direttamente una scocca in feltro in modo da irrigidire il corpo borsa, perché resta molto morbido. Poi quello varia in base ai vostri gusti, potete anche creare una scocca con la rete, insomma vi sto dando qualche spunto perché altrimenti vi resta molto morbida. Quindi io sicuramente prima di foderare andrò ad applicare un foglio di feltro, che per farvi capire ora ho preso questo scampolo di feltro che avevo in casa. Voglio mostrarvi come andrebbe applicato, perché magari a voce così si capisce poco. Cioè fate conto che questo sia un foglio di feltro grande intero, lo ripiegate in questo modo e lo andate a posizionare all'interno in questo modo, in modo che comunque resti un pochettino tutto un po' più rigido, e poi lo andate a cucire sia sul bordo dietro che sul bordo davanti. Spero di essermi spiegata bene. Comunque spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io sono veramente molto soddisfatta, soprattutto del risultato ottenuto per quanto riguarda il corpo in borsa, per questa lavorazione che riprende un pochettino la lavorazione sulla patella. Ovviamente c'è anche la tracolla inclusa, quindi si va tranquillamente ad applicare qui dove abbiamo anche il manico, proprio sull'aggancio del manico. Questo sarà il risultato finale, ovviamente avrete visto tutto nell'anteprima del video, quindi ora la rimuovo perché non ci sta nell'inquadratura. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che trovate il kit completo di tutti i materiali sul sito Miranda Sol, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Ovviamente ci sono disponibili anche tanti altri colori, quindi fateci un salto, condividete il video con tutte le vostre amiche creative, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le novità, le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!